Quando si usa proprio al posto di suo come aggettivo possessivo? Vedremo 3 casi. Nel primo caso non è obbligatorio e non è neanche tanto comune. Nel secondo caso è piuttosto comune, anche se non è obbligatorio. Mentre nel terzo caso dobbiamo usare proprio. Quando dico proprio, naturalmente mi riferisco a tutte le sue forme, quindi proprio singolare maschile, propria singolare femminile, propri plurale maschile e proprie plurale femminile. Queste 4 forme possono sostituire gli aggettivi possessivi suo, sua, suoi e sue e il plurale loro. Il primo caso è quello in cui semplicemente usiamo proprio al posto di suo senza un motivo particolare, per una scelta di stile, per una scelta personale, magari perché qualcuno lo ritiene più elegante, come si vede da questi esempi. I nobili esiliati potevano tornare alle proprie case e ai propri averi. In questo caso avremmo potuto dire alle loro case e ai loro averi, e il significato sarebbe stato lo stesso. Stessa cosa in questo secondo esempio. Quelli della motobarca non credevano quasi ai propri occhi. Anche in questo caso significa semplicemente ai loro occhi. Usato così in realtà non è molto comune, ma in certi casi proprio può essere utile per evitare frasi ambigue, come vedremo fra un attimo, perché una cosa importante da tenere presente è che possiamo usare proprio solo se si riferisce al soggetto della frase. Cosa significa? Prendiamo la frase Gianni è vittima della sua ambizione. In questo caso Gianni è il soggetto della frase, il soggetto del verbo essere, e l'ambizione è di Gianni. Quindi in questo caso, volendo, potrei usare propria al posto di sua e potrei dire Gianni è vittima della propria ambizione. Quindi perché può essere utile per evitare frasi ambigue? Prendiamo quest'altra frase. Gianni è vittima di suo padre e della sua ambizione. In questo caso, chi è ambizioso? Gianni o suo padre? Cioè a chi appartiene l'ambizione? Ecco, se io sentissi o leggessi questa frase, probabilmente capirei che l'ambizione è di suo padre. Perché? Perché se l'ambizione fosse di Gianni, sarebbe molto più logico e anche più giusto usare propria, per evitare appunto la frase ambigua. Quindi, Gianni è vittima di suo padre e della sua ambizione, significa che è il padre che è ambizioso, mentre Gianni è vittima di suo padre e della propria ambizione, significa che è Gianni che è ambizioso. Ma frasi ambigue di questo tipo naturalmente non sono molto comuni. Molto più comune invece è l'uso di proprio con un soggetto indefinito. Anche in questo caso non è obbligatorio, ma è molto comune usare proprio come aggettivo possessivo quando il soggetto della frase è indefinito. Che cos'è un soggetto indefinito? Beh, esempi di soggetto indefinito sono qualcuno, nessuno, ciascuno, ogni, ognuno, la gente, quindi parole di questo tipo. Come si vede in questo esempio, nessuno poteva più fare i propri affari. Il soggetto della frase in questo caso è nessuno, soggetto indefinito, e quindi diciamo i propri affari. Vale sempre la regola che proprio deve riferirsi al soggetto della frase. Quindi potrei dire, per esempio, ognuno ha parlato della propria esperienza. In questo caso va bene perché ognuno è il soggetto del verbo, ma non potrei dire ho parlato con ciascuno della propria esperienza, perché in questo caso ciascuno non è il soggetto del verbo. Il soggetto è io ho parlato. Quindi, tenendo presente che dobbiamo sempre riferirci al soggetto della frase, io consiglio di usare proprio quando il soggetto è indefinito. Ma, come ho detto, non siamo ancora al caso obbligatorio. Il caso obbligatorio è il terzo caso. E il terzo caso è il caso delle frasi impersonali, cioè frasi con il sì impersonale, oppure frasi con è possibile, è probabile, è importante, eccetera. Quindi frasi di questo tipo. In questo caso si deve usare proprio come aggettivo possessivo. Quanto è importante curare il proprio microbioma e non il suo microbioma.
è comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica. Anche in questo caso frase impersonale, è possibile, e quindi usiamo propria e non diciamo è possibile regolarizzare la sua posizione anagrafica. Cioè lo potremmo dire, non sarebbe una frase sbagliata, ma significherebbe un'altra cosa. Se io sentissi una frase come è possibile regolarizzare la sua posizione anagrafica, chiederei ma la posizione anagrafica di chi? Cioè quel sua dovrebbe riferirsi a una persona specifica e non è quello che vogliamo invece con la nostra frase impersonale. E quindi in questo caso dobbiamo usare l'aggettivo possessivo propria. Grazie per avermi seguito fin qui, fatemi sapere nei commenti se avete delle domande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!